Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Primo risveglio a Bangkok. Sì. Vi faccio vedere la vista dalla nostra camera, niente di che perché non siamo nel centro, abbiamo preso un hotel a una quarantina di minuti dal centro, 40 minuti perché c'è un traffico tremendo, Sì. Guardate. Guardate che bella vetrata che abbiamo in camera, sei praticamente in piedi vedete, sul bordo del precipizio davvero. E questo è una vista, vabbè, io non so neanche dove siamo per dir la verità, però poi piano piano lo scopriremo. Oggi Davide fa la scuola, è l'ultimo giorno della settimana, poi abbiamo 3 giorni liberi, venerdì, sabato e domenica, e potremo uscire, potremo visitare qualcosa senz'altro. Dobbiamo stare 5 giorni a Bangkok e poi ci spostiamo immediatamente, andiamo sulle isole, ragazzi, questo lo posso dire, andremo sulle isole, iniziamo a vedere la vera Thailandia, posti pazzeschi che tutti avete visto e anch'io sui vari video, nei social o in televisione, nei documentari. Thailandia pazzesca, spiagge incredibili, non vedo l'ora. Però anche Bangkok merita, quindi qualche giorno qui abbiamo deciso di rimanere. Adesso andiamo a fare colazione, se no è un problema per la glicemia e tutto il resto. Ho fame. Anche io, andiamo, poi ho visto che ci sono uova, quindi faremo tipo la nostra colazione. Colazione al primo piano e non è inclusa nel prezzo e dobbiamo pagarla, però qui in Thailandia non è troppo cara, magari una colazione ce la caviamo 7 euro a testa e mangi di tutto, chissà. Mentre invece quest'anno ha detto Mirko, Mumi, la moglie che è thailandese, hanno detto che i prezzi degli hotel, delle case vacanza, dei bungalow sono saliti alle stelle, perché è una meta ormai molto frequentata dal resto del mondo per via del caldo e svernare. Guardate ragazzi che bel buffet, una colazione meravigliosa. Qua addirittura per tostare il pane sembra anche buono, si può tagliare qui, vedete, addirittura i noodles di mattina, riso normale, riso condito, salsicce, fagioli, roast beef. Questa è una colazione, si potrebbe mangiare come a pranzo, patate. Prendiamo i piatti, ci prendiamo qualcosina e ci sediamo. Per colazione abbiamo scelto un riso con delle verdure, uovo, è tipo un'insalata di riso. Poi ho voluto prendere un pezzo di pollo fritto, delle patate, pane buonissimo come in Italia, ragazzi, non me lo aspettavo, e una frittatina come facciamo noi. Davide invece ha voluto dei fagioli, addirittura mi ha stupito, ma c'è di tutto ragazzi, c'è veramente di tutto, sì, anche dell'uovo in camicia. Dopo aver fatto colazione con Davide ho lavorato un pochettino, è quello che sono riuscito a fare, un'oretta e mezzo, 2. Adesso stiamo uscendo per fare le schede telefoniche perché in Thailandia non sono costose e noi abbiamo bisogno quando stiamo fuori. Negli hotel, nelle case che affitteremo invece c'è sempre internet incluso. E dobbiamo raggiungere questo centro commerciale, vedete, gigantesco. E qui c'è il treno, come si chiama? Sopraelevato, sospeso. Skytrain, che è un treno sopraelevato. Sì. Buongiorno anche a Mirko. Buongiorno. E stiamo andando a fare queste commissioni. Temperature 30 gradi con molto umido. Oggi è un po' nuvoloso. Stanno finendo qui in Thailandia sta finendo la stagione dei monsoni. Quindi le ultime piogge. Sì. Ma col caldo così non è neanche un problema. Ragazzi, ieri vi ho parlato della strada principale, quella che ci ha portato sino all'hotel, e vi ho detto infatti che sarebbe stata molto trafficata. C'è un traffico mostruoso e forse... No, questo qua è scorrevole. Questo dice Mirko addirittura che è un traffico scorrevole. Vi faccio vedere, ma già sentirete il rumore. Qua ragazzi iniziamo a vedere la Thailandia, iniziamo a vedere come funziona. Vedete qua le bancarelle piene di frutta fresca. Il cibo in Thailandia è cultura. Quando vuoi fare un regalo a una persona gli devi regalare del cibo e sarà felicissimo.
E adesso ci sono bancarelle di cibo dappertutto, mangi ovunque e tutti che mangiano a qualsiasi ora. Questi qua sono taxi in motorino, costano poco, i locali li usano per spostarsi da un posto all'altro senza pagare per forza una macchina. Quindi si può prendere un taxi Breve distanze, in moto, sì, in moto le riconosci dalla pettorina. e sicuramente costa, come ha detto Mirko, molto poco, molto economico. Adesso stiamo entrando invece in un mercato. Sì, stiamo entrando in una zona dove si acquista il mangiare, perché il thailandese usualmente non ha la cucina in casa e acquista il mangiare per strada perché costa molto poco. Quindi qua tutti i cibi pronti Sì, che li preparano al momento. che si porta a casa e poi pranza a casa. Oppure pranzi qua, Ah, ok, per risparmiare. vediamo, vai, facciamo un giro. Cibo dappertutto e si può ordinare anche e te lo portano a casa, e praticamente ognuno si sta comprando il pranzo che poi mangerà nella propria abitazione. Come ha detto Mirko, cucine non esistono, non conviene, perché il cibo costa talmente poco che tutti comprano in giro, non cucina nessuno, ed è infatti difficile trovare una casa con la cucina e sono anche molto più costosi. Vedete, sono tutti seduti qui in questi tavoli e stanno pranzando. Ragazzi, non so che cos'è, ma hanno insistito e mi hanno fatto assaggiare. Mirko dice che è un dolcetto ed è buono, un po' gommoso e viscido all'inizio, però dentro croccante, quindi questo mix è piacevole. No, basta, grazie. Ci sono le uova fritte da mettere sopra il riso. Questo qua è il green curry. Quello mi È piace. un po' la cucina cinese comunque, vero? Guarda i Sì. contenitorini già pronti. Sì, 40. questi qua li prendi, esatto, li prendi e se sei in hotel che hai voglia di mangiare te lo porti in hotel con il cucchiaio. Vedete ragazzi, e pranzi magari uno di questi o due differenti e pranzi alla grande costano 40 baht. 40 baht ragazzi non è nulla. Non lo Un so. euro. Un euro forse, sì, esatto. Sì, più o meno un euro. Pesce alla Guarda griglia. che ti fanno vedere i piatti come vengono finiti, poi tu scegli in base, per il turista sceglie in base all'immagine, il thailandese sceglie Certo, perché li legge cosa c'è scritto. Questo qua è maiale croccante fritto, Che buono deve questo qua è essere. maiale, pork. Zona cibo, ristorantini di strada, street food fantastici, bellissimo, è da vedere per la prima volta, con tutti i tavoli, le sedie e tutti gli studenti e non, con pochissimi euro pranzano. Qui invece adesso ci troviamo in un chiamiamolo mercato del usato e non, anche delle persone, dice Mirko, che magari anche turisti finiscono i soldi, vengono qua, si vendono dell'abbigliamento e continuano a rimanere in Thailandia e godersi questo paese. E questo è tutto anche copiato e troviamo tutte le marche più importanti replicate, quindi dei falsi. Patate wuster, guardate un po'. Tutto strafritto. Sì, beh, Sì, questo sì. Abbiamo prenotato, mentre passeggiavamo qua abbiamo trovato un barbiere, abbiamo prenotato per le 16. Dovete sapere che in Thailandia solo i local possono tagliare i capelli, cioè uno straniero non potrebbe aprirsi una barberia, insomma. Questi che vedete invece sono offerte, sono dei pacchettini di cibo, vedete, o fiori, questi arancioni, che si offrono quando si va. in un tempio buddista. Questa è l'offerta che si fa per i monaci, il mangiare e i fiori direttamente sulle statue di Lord Buddha, ed è usanza passare magari un negozio prima, acquistare qualcosa da portare all'interno dei templi. Adesso stiamo andando a fare le schede telefoniche e quindi siamo entrati in un centro commerciale e stanno già allestendo, anzi è già addobbato per Natale.
ci sono due aziende che vendono le schede telefoniche o compagnie telefoniche, una è Ice e l'altra è True. Questa Ice è la più economica, adesso vediamo che offerte hanno. Schede telefoniche fatte, siamo entrati e abbiamo pagato quanto, Mirko? 60 euro a testa, 60 giusto? 60 euro per un anno. 60 euro vale un anno e hai 50 giga e basta, telefonate le devi pagare. Sì, però 50 giga paghi un baht che non è niente, minuto. un baht al minuto che non è nulla, E cosa volevo dirvi? Quindi 60 giga va alla grande. Tanto qui c'è internet dappertutto, c'è internet nelle case che affitti e non hai bisogno. Sono le 2:15, noi siamo un po' sfasati per via del fuso orario e di tutto il resto, ma stiamo venendo a pranzo. Avrei voluto pranzare stamattina dove abbiamo visto quel cibo di strada, tutte quelle bancarelle con i tavoli, però ormai siamo dentro il centro commerciale perché abbiamo fatto le schede qui e quindi mangiamo qua. Poi magari domani mangiamo in un altro posto. Guardate che bella invenzione per i turisti, per chi non conosce questi piatti li vede pronti, sono di plastica e quindi uno gli dice voglio quello, voglio quello. Per poter mangiare si compra una scheda, si carica e si va a ordinare. Eccola qui. Poi, da quello che ho capito, quello che non consumi, vieni, rendi la scheda e ti rendono i soldi. Davide ha preso carne di maiale, riso e verdure. Ah, chiedigli se ci può mettere due pezzettini di verdure. Questo di destra è quello che abbiamo ordinato io e Mirko. È un macinato misto di maiale e pollo, un uovo e riso. Questa soluzione della scheda è molto comoda perché loro non toccano soldi, si pagano con la tessera perché la tessera è carica, l'hai caricata precedentemente ed è molto comodo. Se hai bisogno ti ricarichi sempre la tessera e con questa paghi dappertutto. Ti piace? Che bella che è. E per iniziare ad assaggiare qualche piatto diverso, particolare, un'insalata ricca di bambù. Adesso torniamo alla cassa, ci siamo mangiati tutto, squisito, a me questo cibo mi fa impazzire, sempre sono piatti combinati, c'è di tutto, dai carboidrati alle proteine alle verdure. Andiamo a vedere di nuovo alla cassa, gli rendiamo la scheda e vediamo cosa ci rende per capire con quanto abbiamo mangiato in 4, ma dal conto che ho già fatto secondo me abbiamo mangiato tipo con 10, 11, 12 euro in 4 ragazzi, quindi 4 euro a testa. E abbiamo preso 5 piatti e l'acqua. Mirko è andato a rendergli la scheda, la carta, e gli hanno reso 114 baht, quindi abbiamo mangiato in 4 con 13 euro. È stupendo. E abbiamo mangiato bene, proprio bene. Più di un piatto a testa. 2:30 rientriamo nella camera dell'hotel perché Davide è alla scuola, poi domani, venerdì, sabato e domenica siamo liberi. E questa è la piscina dell'hotel, però purtroppo adesso è all'ombra, quindi non possiamo usufruirne, perlomeno per prendere il sole, ti puoi fare un bagno e basta. C'è il caldo qui. E qua c'è anche una palestra. Buonasera a tutti amici, 6:30, Davide ha finito la scuola e finalmente possiamo uscire e visitare Bangkok. Adesso arriverà Mirko, non so dove sia. Prima dobbiamo far spuntare i capelli a dado perché stanno diventando davvero lunghi e poi ci facciamo una passeggiata con l'albero di Natale dietro. Comunque ragazzi, caldo assurdo, ci saranno 31 gradi, 32 mi sembra. È umido, è traffico. C'è un odore di cibo dappertutto, appena esci senti subito profumo di roba da mangiare. Ragazzi, stiamo facendo 2 passi prima di andare a cena e ci sono ancora tanti street food aperti.
ci sono profumi di maiale, di salse, ovunque. E Dado nel frattempo si è tagliato anche i capelli per la modica cifra di 9 euro. Come vi sembrano? Belli, molto belli, Dado. Qua ragazzi ci sono zampe di anatra o gallina, no, ma probabilmente anatra. Siamo in un supermarket adesso e si trovano tutte le marche possibili e immaginabili anche di vino. Volevo farvi vedere i prezzi. Ad esempio un Moët Chandon rosé imperiale che in Italia costa intorno ai 55 euro, anche qui, ma è l'unica cosa che costa lo stesso tanto, perché i vini costano tutti moltissimo. 27 euro una bottiglia, questo magari è 25, modello Masi Pinot Grigio italiano lo stesso, 25 euro una bottiglia. Praticamente i prezzi sono come quelli della Norvegia. Infatti ho visto che i cartoni da 3 litri che ho comprato anche in Norvegia, anche questi costano intorno ai 30 euro, quindi 10 euro al litro, che sarebbero i più economici, non 25 ma 10. È un litro e non 75 come le bottiglie tradizionali. Quindi i vini thailandesi sono parecchio cari. Tutto quello che vola, che sale in aereo dall'estero, da altri paesi, devi pagare praticamente il biglietto. La birra invece thailandese costa pochissimo, ma una Heineken costa già il doppio o 3 volte tanto. Pad Thai possibile? No. No Pad Thai, solo quello di oggi, gappao. Va bene. Gappao ok, Gappao ma ok. no spicy. Oggi ragazzi si mangia in uno street food. Guardate questo locale che bello, che come piacciono a me, spartano al massimo. Ah Dado, quello di stamattina che è nostro, che ti piaceva. Basta, perché noi siamo europei. Dice Mirko come i nostri cannelloni per la forma e La consistenza della pasta. però assaggiamo. Cannelloni all'italiana li chiamiamo così perché il nome non ce lo ricordiamo, molto buoni, discreti diciamo. Uovo, pollo, Ci tengo? salsiccia e riso. Abbiamo finito di cenare e abbiamo speso 10 euro in 4 con 4 piatti combinati e l'acqua, 2,50 euro a testa ragazzi. Dopo aver speso 10 euro in 4 per cena, adesso a letto e speriamo di dormire presto e domani staremo bene. Buongiorno a tutti amici. Secondo giorno a Bangkok, oggi grazie a una barca, taxi barca, raggiungiamo il centro. Poi vedremo cosa visitare, vedremo cosa fare al centro, non vediamo l'ora di scoprirlo. Sono forse l'entrata di nuovi di comuni. Ragazzi, il taxi ci ha lasciato nel porticciolo dove prenderemo la barca e questo inizia ad essere una zona di Bangkok come io la immagino, come tutti noi la immaginiamo, quindi molto casino, molti chioschettini dove preparano da mangiare, motorini dappertutto, ma questo è niente. Adesso continuiamo a girottare e a filmare, siamo appena usciti. Rita, buongiorno, forse non ci siamo ancora salutati, non hai salutato ancora la nostra community. Primo giorno a Bangkok in giro praticamente, dai, adesso ci aspetta la barca, eccola qui. Questa ragazzi è la barca che prenderemo per raggiungere appunto il centro e navigheremo il fiume che si chiama Chao Phraya. Ci ha appena detto Mirko che in questo fiume, ma forse l'abbiamo visto anche in qualche documentario, vengono rilasciate le ceneri dei morti, però in un punto preciso e non lungo tutto il fiume. Ragazzi, hanno messo in moto, si parte, vediamo quanto ci vuole e ci godiamo il panorama da questa imbarcazione.
dovete sapere che per questa tratta, che è lunghissima, ci saremo più di mezz'ora, abbiamo speso 75 centesimi di euro a testa, quindi 21 passi. sì, quindi 4 euro, neanche, dai, neanche 4 euro, neanche un euro a testa per fare più di mezz'ora di questo fiume in questo taxi, in questa taxi barca. Siamo arrivati ragazzi, buoni 40 minuti di imbarcazione, in macchina ci avremmo messo ore, quindi ottima soluzione. Qua sono i giganti che proteggono Bangkok. Minchia, di legno pieno, bellissime, bellissime sculture, wow, che belle. Oggi ragazzi si pranza qua, questo è il nostro tavolo, ce l'hanno aperto al volo, ci sediamo qui, cibo da strada anche oggi, fantastico. Aiutati sempre col cucchiaio. Questo è il primo piatto che è arrivato di dado, Ti ha pollo e visto già in noodles. lontananza. Ok. Questo è il piatto di Rita e si chiama Pad Thai. Famoso Shrimp Pad Thai. Pattaya. Con i Pesce, gamberi. c'è anche pesce, vero? Gamberi. Sentiamo Rita. Pad Thai, buono? Grande. Questo è il mio piatto, noodles con verdure e pollo. Ovviamente ci siamo finiti tutto, Pasti deliziosi, sapori che per noi sono particolari, squisiti, mi piace molto mangiare così. E abbiamo pagato 13 euro in 4, acqua, Coca-Cola, 6 piatti. Dire economico è davvero un eufemismo. Continua la passeggiata e continua la scoperta di Bangkok, ma devo rettificare una cosa, abbiamo fatto il cambio per voi, per farvelo sapere. Abbiamo fatto il cambio con la moneta di oggi, col valore di oggi abbiamo speso 10,25 euro, neanche, cioè poco più di 2,50 euro a testa. Adesso si sale nel tuk tuk ragazzi. Bravo, Rita. Adesso tuk tuk ragazzi, vai che ce n'è. Baby, I still wear the shirt you gave me, 'cause it reminds me of the times when I was down and you were there to save me, telling me that I'll be fine. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Ragazzi, corsa col tuk tuk finita, adesso andiamo a visitare un centro commerciale, è stato bellissimo, ma ne prenderemo altri perché di sera un altro giro della città lo voglio fare. Adesso 2 passi, centro commerciale, andiamo a vedere un posto dove trovi tantissime cose taroccate, ma taroccate bene.
il frutto chiamato no. Ed è buonissimo, sì. Guardate, aspettate, faccio un primo piano. Questi sono innanzitutto una decina pagati. Vabbè, questo qua è caro, vi hanno dato 100 baht. 100 baht, Di solito 2,50 euro. Di solito li regalano. 2,50 euro. Si schiaccia a metà e dentro c'è un frutto dolcissimo, davvero buono. Si chiama Na. Bravo Roberto. Sì, vai tranquillo. Guarda quanti ce n'è qua. Adesso stiamo contrattando per un bell'orologio, non diciamo né marche né niente, ma sono parecchio belli. Stiamo contrattando il prezzo. Ragazzi, vi presento Vicky, è un nuovo iscritto di YouTube, un nuovo follower, follower thailandese. Thailandesi. Con ciao. papà a Napoli. Papà però. Napoli, mamma thailandesi. How much? 1,500. Oh ragazzi, guardate il cavò che c'è qua. Originale questa. Queste sono davvero stupende, ragazzi. Amici del canale, siamo in un cavò di una famosa banca di Bangkok. Sì, Adesso vi mostriamo i gioielli della corona. Prego Roberto. pazzesco, Prego. pazzesco. Poi Ogni borsetta originale potrebbe costare anche 15.000 euro, non lo so. sì, Probabile. partiamo da modelli basici. Quanto costerà originale? Quanto costa originale? Original 2500. 2500 euro, dollari, US dollar. Ok. 2500 dollari americani. E qui chiedigli quanto la venderebbe qui, poi And chiaramente da contrattare. Here, boss. Today Here today for you 10,000 baht. for me. 250. 2,50. Questo oggi qua perché per noi chiaramente, come tutti, 10.000 baht. 10.000 sono 250 euro, da 2.500 a Sì, 250. un decimo. Un decimo. Facciamo proprio. Poi magari contratti e togli Sì, chiaramente sì. ancora. Ricordatevi sempre contrattare. Però comunque ragazzi, guardate cosa tutto c'è. Qua ci sono le migliori marche, i migliori prodotti del mondo. Il cavò della banca. Eh sì, ci hanno fatto entrare in uno stanzino particolare. 8 piani immensi di fake, ragazzi, di roba copiata, perfetta, bellissima. Ci sarebbe da girare, da guardare, da comprare di tutto. Non è che te la regalano, però chiaramente se una borsetta costa 4.000 la trovi a 150 euro, non a 20, ecco. Adesso spuntinetto, sono le 6 di sera e poi usciamo e continuiamo a visitare Bangkok. Ci mangiamo un paninetto con carne e verdura, bacon. Stranamente. Bello. Questo è matto ragazzi, questo è più matto. Impennalo! Oh! Questa volta abbiamo preso un tuk tuk serio, Sì, con scritto VIP,
I'm Falang, I know, but... Ragazzi, stiamo pagando il tuk-tuk che stiamo organizzando per domani, una cosa meravigliosa che io ho visto solo in televisione, nei documentari, è bellissimo. Dovrebbe venire a prenderci sempre lui però in macchina e poi ci riporterà anche in hotel. You can message me in WhatsApp. I take a photo. Questo si chiama Asiatic, è un altro mall. No, market. Contratta sempre. Vero? Quello anche Qui sta 2 volte o si deve chiudere? no, si deve chiudere. Ah, Non so come, ma si deve chiudere. aspetta. Anche oggi a cena, guardate dove ci troviamo. Solo cibo da strada a noi ragazzi. A parte che ci piace, ma poi si risparmia tantissimo. Dentro quel centro commerciale ci vogliono 20 euro a testa, qua ne spenderemo 2. Rita finalmente sta mangiando un piatto piccante come lo fanno piccante per il local. E com'è? Molto piccante. Piccante ma mangiabile. Tu riesci a mangiarlo? Tu sì, noi magari no. Buono? Buono. Rita, un piatto di verdure, non lo so cosa tutto ci sia, ma niente carne, niente riso, niente carboidrati. Tutto verdure. E noi ragazzi il nostro solito piatto, carne, uovo e riso. Buon appetito Dado! Cena finita, adesso taxi e rientriamo in hotel. Il mio piatto è finito. Quello di Rita pure. Anche il mio. Mirko non ha cenato. Bravo ragazzi. Troppo. Abbiamo mangiato troppe volte. Stiamo mangiando come i thailandesi. Io mi ambiento. Tu sei strano diventato. Sono le 10:27, ci vorrà minimo un'oretta per arrivare all'hotel. E paghiamo, compresa l'autostrada, 460 baht, quindi circa 13 euro. Lo facciamo. Che cosa c'è? Ma va? Sotto lì. La chiudiamo qui. Oggi ci siamo divertiti. Bellissima giornata a Bangkok, domani ancora più bella per il programmino che ha scelto Mirko. Adesso doccia e a letto. Che se poi non sono belli così poi... Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.